speriamo che ci fa fare questo video, perché oggi 25 aprile c'è un freddo della Madonna e qua in Polonia c'è freddo e quindi vediamo se ce lo fa fare. Essere fotogenico o meno non è un destino ineluttabile, ma una scelta, perché ci sono diversi trucchi da scoprire su come venire bene in foto. E sono gli stessi trucchi che, da un punto di vista di chi fa la fotografia, permettono di ottenere discreti risultati anche con dei modelli non professionisti. Il fatto è che l'obiettivo della macchina fotografica imbarazza molte persone. Non sai quante volte ho sentito frasi come non sono fotogenico o non so come uscire bene nelle foto. Pare proprio che a molti venire bene in fotografia sembri un'impresa impossibile. Magari hanno provato tutte le pose, sfoggiato i loro migliori sorrisi, inventato sguardi che avrebbero dovuto essere efficaci, ma senza ottenere nessun risultato. Ora, siccome una foto cattura un istante e lo conserva per sempre, vale la pena conoscere qualche regola di base su come venire bene in foto e su come far venire bene i soggetti che fotografi. Per aiutarti a farlo ti mostrerò come diventare fotogenico e lo farò insieme a una bellissima modella che oggi mi accompagnerà in questo video, e proprio lei sarà a darti ulteriori piccoli consigli pratici su come ottenere dei buoni ritratti dal punto di vista dell'altro lato dell'obiettivo. In questa maniera sconfiggerai la paura di metterti in posa per uno scatto. Che si dice, ragazzi, e bentornati sul mio canale. Oggi a rendere più bello questo video c'è Ola, la ragazza che vi ho fatto vedere già nel video scorso, non la sapevate, lei è la ragazza misteriosa del video scorso. Adesso cominciamo col nostro video. Se vedi qui una luce, oggi non ti vado a spiegare i flash esterni, la useremo perché la giornata è veramente nuvolosa qui a Varsavia, quindi per avere un'illuminazione migliore useremo un flash esterno. Poi magari vedremo insieme come farlo in altri video. Adesso il focus è soltanto sulla posa, quindi su come essere più fotogenici. Numero 1. Avere un atteggiamento rilassato. Spesso è difficile rilassarsi davanti all'obiettivo fotografico, ma se stai rigido certamente non puoi essere fotogenico. Se invece assumi una posa ad S con il tuo corpo, apparirai naturalmente più rilassato, trasmettendo l'idea di una persona a suo agio e non rigida. Adesso lo andiamo a vedere con la nostra modella. Qui a scopo didattico ho fatto posare la modella in maniera rigida. Abbiamo infatti ricreato la posa sbagliata. Puoi vedere infatti queste linee perpendicolari che si vengono a creare. Qui invece la modella ha assunto una posa più rilassata, dandoci una posa sicuramente più piacevole e giusta. E come vedi abbiamo ricreato la forma a S che rende il tutto più armonioso. Qui infine abbiamo la comparazione delle due foto. Come consiglio numero 2 vi consiglio di far ruotare il corpo di 3/4. Venire bene nelle fotografie spesso significa apparire più magri, quindi quelli di noi che non si piacciono in foto si vedono con qualche chilo di troppo. Tranquilli, anche per questo esiste una soluzione alla portata di chiunque per apparire fotogenico e soprattutto per piacersi. Adesso lo andremo a vedere con la modella. Se vuoi sembrare più snello, ruota per esempio le spalle come andremo a vedere, in modo che appunto eviterai la classica posa frontale che dà risultati poco soddisfacenti. Come prima abbiamo fatto l'esercizio di riprodurre una posa sbagliata e come possiamo vedere la modella è in posizione frontale e questo dà l'idea che sia troppo statica e un po' appesantita anche per effetto dei vestiti. Qui invece la modella ruota leggermente lateralmente, cioè è esposta di 3/4, dandoci una posa più corretta. Questa la fa sembrare più magra, rilassata e fotogenica. Nota come anche la posizione delle braccia e delle mani sia importante per venire bene in foto. Ed ecco qui la comparazione delle due foto. Numero 3. Bisogna fare attenzione alle mani. A volte per venire bene nelle foto può essere utile trovare degli escamotage per delineare meglio le linee del volto e anche in questo caso le mani possono venirci incontro. La posizione delle mani infatti può sottolineare l'ovale del viso e aiutare a rendere la posa più naturale.
In questo caso però è molto più importante non girare il palmo della mano di fronte alla fotocamera, ma fargli seguire i contorni del viso. Lo vedremo insieme con la nostra modella. Qui vediamo come una mano aperta a mostrare il palmo sia non solo una distrazione, ma soprattutto un errore estetico che non aggiunge nulla allo scatto. Ovviamente, come abbiamo visto, anche la posizione frontale contribuisce alla non riuscita della foto. Invece, girando la modella a 3/4 e facendo seguire le linee del volto alla mano, si sottolinea il volto stesso, spostando proprio lì l'attenzione e rendendo molto più interessante la nostra foto. Qui vediamo a paragone le due immagini. Come quarto consiglio vi do quello di abbassare le spalle. Ormai dovreste aver capito l'importanza di apparire naturali e rilassati in foto per appunto apparire migliori e più fotogenici. Quindi per venire bene nelle foto, più appari naturale e più fotogenico sarai. Tornando alla posizione del corpo, allora prova ad abbassare un po' la spalla e creare una linea diagonale immaginaria. Questo renderà l'immagine sicuramente meno monotona. Per farla breve, il tuo collo sembrerà più lungo e darà un'impressione più rilassata a tutto il corpo. Inoltre, non nascondere mai le tue mani. In questo scatto sbagliato, la modella ha le spalle sullo stesso piano e le mani sono nascoste. Come puoi vedere, tutto questo ci fa sembrare un blocco rettangolare quasi. Qui invece la modella si gira a 3/4 e abbassa la spalla più vicina alla camera. Questo crea l'effetto di renderci più magri e fotogenici, per una questione di prospettiva. Inoltre, le mani ben visibili trasmettono sicuramente meno timidezza. Come quinto consiglio do quello di piegare un po' il ginocchio. Finora abbiamo parlato della parte superiore del corpo. Per la parte inferiore vale la stessa regola principale. Se vuoi scoprire come venire bene in foto, impara a rilassare anche le gambe per non sembrare rigido come un palo della luce. Per farlo basta semplicemente piegare il ginocchio e abbassare le spalle, creando appunto quella diagonale di cui abbiamo parlato prima. Questo ti aiuta anche a disegnare un'immagine a S di cui abbiamo parlato prima ancora. La modella, nella posa sbagliata, tiene le spalle in parallelo e le gambe dritte. Come vedi, creare linee dritte non crea armonia e non ci fa sembrare fotogenici. Nella posa corretta, la modella piega il ginocchio creando una bella forma a S. Poi si gira di 3/4 e rilassa le spalle. Il tutto ha un aspetto decisamente migliore, come possiamo vedere nel confronto tra le due foto. Come sesto punto, incliniamo leggermente la testa. Non ti dimenticare della testa, ruotala ed inclinala leggermente di lato, così eviterai di fissare frontalmente l'obiettivo. Questo ti farà apparire magicamente più magro, più magra e più fotogenico. Si tratta di un semplice trucco, ma vedrete che i risultati soddisferanno le vostre aspettative di venire bene nelle foto. Qui la modella fissa frontalmente l'obiettivo, restituendoci un'immagine piuttosto piatta che non valorizza come dovrebbe la bellezza del viso. Spostandosi a 3/4 e inclinando leggermente il viso, ecco che abbiamo un'immagine che valorizza la bellezza della modella, come possiamo anche vedere dalle due immagini messe a confronto. Ora, questi consigli sono sicuramente ottimi, ma secondo la mia esperienza, per essere fotogenico è ancora più importante l'aspetto emotivo. Quindi avremo la nostra modella darvi dei suoi consigli personali per farvi apparire più fotogenici. Entra in confidenza con chi ti fotografa. Questo ti farà sentire subito più tranquillo. Cerca di divertirti, pensa a qualcosa di bello. Sorridi con la bocca e con gli occhi. Assumi sempre pose che ti facciano sentire a tuo agio e mai in imbarazzo. Conosci te stesso.
Tutti noi conosciamo i nostri difetti. Fai allora delle prove davanti allo specchio e troverai facilmente la posa che ti permetterà di minimizzarli. Ora basta con consigli. Sei pronto per farti fotografare e tirare fuori il meglio di te. Ricordati di lasciare un like se ti è piaciuto questo video e iscriverti al canale per non perderti altri di questi fantastici contenuti. Ci rivediamo presto a un prossimo video. Ciao!